Si è spostato tutto naturalmente. Allora torniamo ai 30 secondi. 30 secondi e diaframma 22. Andiamo a diaframma 16. C'è un elemento di disturbo nella scena che devo togliere. Ok, proviamo. Questo è un problema che purtroppo nei nostri mari è molto frequente. Lì c'è un pezzo di plastica, per esempio adesso, di cui non mi ero accorto. La fotografia è troppo sovraesposta, per cui accorcio un po' il tempo, lo porto a 25 e aumento un po' il diaframma, lo porto a 18. Naturalmente se utilizzo l'impostazione, se utilizzo la misurazione manuale, mi risulta più difficile in queste condizioni esporre correttamente, perché la luce cambia continuamente e non è l'automatismo della macchina fotografica che corregge automaticamente, appunto, come sarebbe se fosse il caso di un'esposizione a priorità di tempi o di diaframmi, ma devo essere io che vado appresso sia al tempo che al diaframma. Ecco, questa va quasi bene, l'inquadratura è buona, è leggermente sovraesposta, ma il risultato, quindi posso anche, per dire, accorciare ulteriormente il tempo. E già che ci sono, levo anche quell'elemento di disturbo. Non lo levo perché non lo vedo più. Sì, è qui. Poi me lo porterò a casa come ricordo della giornata. Allora, proviamo adesso. Aspettiamo un'onda. Il fatto di utilizzare la messa a fuoco manuale, il sistema di misurazione manuale, o il sistema di misurazione a priorità di diaframmi, o il sistema di misurazione a priorità di tempi, diciamo che è relativo ai gusti personali. In queste situazioni quello che utilizzavo all'inizio, cioè il sistema a priorità di tempi, è la soluzione più idonea probabilmente. Però, ripeto, se voglio avere il controllo di fino, allora sarà il caso di utilizzare la messa a fuoco manuale, la misurazione manuale. Ecco, adesso qui per esempio è una buona situazione, potenzialmente la foto è molto bella, c'è solo un problema. Il problema è che mi risulta il super orizzonte troppo sovraesposto rispetto al resto, però la LI mi dà anche la possibilità di correggere questo utilizzando un altro filtro. Questo filtro è un ND digradante, ovvero sia soltanto la parte superiore del filtro toglie 3 stop nella parte più alta e va a degradare. È un filtro che si utilizza, adesso non so se la posizione è giusta, proprio in questi casi, quando si vuole scurire solamente una parte che potrebbe essere questa, ma potrebbe essere anche questa. Se qui ci fosse neve potrebbe essere questo il corretto posizionamento. E la LI, avendo 3 scompartimenti, mi dà la possibilità di utilizzare questo filtro. Sposto questo di uno scomparto in avanti, l'ho messo male, qui e qui, sposto questo di uno scomparto in avanti e
nello scomparto anteriore inserisco questo. Proviamo adesso a vedere cosa succede. Quindi oltre al big stopper, cioè oltre ai 10 stop tolti uniformemente, nella parte superiore del fotogramma ho altri 3 stop tolti. L'esposizione è sempre 20 secondi e vediamo che cosa succede in questo caso. C'era stato un piccolo problema tecnico. Oh, direi che il risultato è veramente bello, con un piccolo problema, un problema di rifrazione di luce. La fotografia che ho appena scattato era potenzialmente molto bella. L'unica cosa, mi sono accorto c'era un problema di rifrazione dovuto al fatto che i due filtri erano stati messi negli scomparti superiori più avanti, diciamo più avanzati. Ora li ho spostati più dietro e proviamo a rifare questa fotografia. Il sole è nuovamente fuori, quindi avremo problemi di sovraesposizione probabilmente, che vuol dire che forse dovremo stringere ancora un po' di più il diaframma. Ma non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo preso. Infatti la fotografia è molto buona. Sì. Credo che questa sia la migliore delle fotografie che abbiamo scattato stamattina e quindi insisto per avere delle opportunità diverse. Le condizioni ideali per quanto riguarda il mare sono queste: un mare con l'onda lunga, è un mare in scaduta, cioè il mare che si ha dopo una tempesta, dopo che il mare è stato mosso. Questa è anche molto bella, vedete, completamente diversa da quella di prima. E quindi queste sono le condizioni ideali per quanto riguarda il mare, se naturalmente dobbiamo fare questo giochetto con le onde. Ancora una. Bene, dopo, poiché la situazione, questa inquadratura mi è molto piaciuta, mi ha dato buoni risultati, voglio fare un'altra cosa, e cioè voglio tornare a tempi di esposizione più veloci, quindi dovrò ricambiare questo filtro. Vediamo qui. Una meglio dell'altra, ne faccio ancora una e quindi torneremo a tempi di esposizione intorno ai 2, 3, 4 secondi, cioè sostituirò questo filtro con quello che avevo prima, cioè il 64.
Ok, facciamo questa sostituzione. Naturalmente adesso cambierà l'esposizione. Ecco, siamo scesi praticamente a un secondo, anche mezzo secondo. Proviamo a scattare così. Sì. Risultati completamente diversi, direi posso portarlo anche ad un secondo. Facciamo qualche fotografia anche in questo modo. Vedete qui i risultati sono completamente diversi. Dovrò naturalmente aspettare nuovamente le onde. Onda montante e onda calante. Sempre che Nettuno collabori. Questo è un classico, quando si aspetta qualcosa, forse è qua. Ecco, onda calante. Ancora, vedete che begli effetti. Onda che monta e onda che rifluisce. Va bene. Oh, qui c'è un bellissimo effetto su questo lato. Mi prenderò altri 2 minuti per aspettare qualche altra situazione di questa, perché ho visto che potenzialmente anche qui ci sono risultati molto buoni. Ecco un'onda che sale. Non è stata abbastanza forte. Ecco un'onda che rifluisce. Qui sulla destra si crea un effetto molto bello. Ecco, esattamente questo. Con questo possiamo terminare questa situazione e cambiare. Andremo adesso a cambiare i nostri obiettivi, cambieremo la nostra posizione e vedremo come fare fotografia di paesaggio con i teleobiettivi, cioè che risultato ci daranno i teleobiettivi.